Naviganti dell'hobby, ci siamo in anteprima assoluta prima dell'uscita, che è sabato 20. Ci vediamo l'unboxing della nuova edizione di Warhammer 40.000, la terza edizione che in questo canale io unboxo e recensisco. Siamo partiti da Indomitus, poi siamo passati per Leviathan e quindi siamo all'11ª edizione, che è Armageddon. Torniamo quindi in un mondo vintage quasi per la GV, perché Armageddon è veramente uno dei più raccontati in assoluto a livello di battaglie. C'è di mezzo Yarrick, la Guardia Imperiale, che adesso è diventata Astro Militarum. Ci sono tanti capitoli, stiamo preparando infatti qui i Templari Neri di Space Wolves, gli Ultramarines, ci sarebbero anche i Blood Angels, ma ce ne sono altri. Avete visto nella foto c'erano pure i Necron, qui ci sono in realtà più orchi che altro, ma arrivano anche i Tiranidi, quindi insomma andiamo a vedere come sta cambiando l'universo del Warhammer 40.000 ancora una volta dopo la Intanto la prima cosa di cui sono veramente soddisfatto è il tavolo che siamo riusciti a finire di dipingere per l'arrivo dello scatolone. Armageddon è sicuramente un punto importante per il 40.000 perché rappresenta l'arrivo dell'11ª edizione, anche se torna un pochino indietro sui suoi passi a livello di scenario, perché direi che è quasi vintage. Armageddon in realtà insomma è presente da un bel po' nel background di Warhammer 40.000 e non è mai finita la guerra lì, e si parla di personaggi che sono diventati veramente iconici, per esempio anche nella Black Library, come Yarrick, come Ghazghkull, quindi insomma che tra le altre sono già ricomparsi, perché per esempio tutta la storia di Yarrick è tornato, è già praticamente uscita, come avete visto. Vi ho fatto un'anteprima e una recensione già nelle puntate precedenti, e ovviamente c'è anche Ghazghkull di mezzo, ma non sono nella scatola. Quindi nella scatola vengono raffigurati i Blood Angels in battaglia contro gli orchi, ma anche qui, nel frattempo io apro la scatola ragazzi, anche qui per esempio i capitoli sono veramente tanti. Infatti per esempio io non farò i Blood Angels, che non ho mai avuto, e quindi non inizio a farli buttando via praticamente una parte dei miei Marine. Nel frattempo sto rischiando di distruggere la scatola, quindi ecco qua. Allora diciamo che io ho sempre avuto gli Ultramarine, e oltre agli Ultramarine ho praticamente i Templari Neri e gli Space Wolves, quindi diciamo che queste saranno le tre fazioni che dipingeremo insieme per poterle poi far combattere nella nuova edizione. Allora, scatola importante, altrettanto direi di Leviathan. Sposto un pochino gli elementi scenici, che tra l'altro vi farò vedere in un'altra puntata. Questa è solo una mano di nero con una patina ruggine, quindi per cominciare diciamo non è venuto per niente male. Vi farò vedere in una puntata come vado avanti con gli scenari, ma stanno venendo benissimo. Allora, detto questo, dicevo che è una scatola che rispetto a Leviathan nel rapporto qualità-prezzo siamo lì. Nel rapporto quantità di miniature prezzo Leviathan ne ha un po' di più, ma chiaramente perché Leviathan ha tutti quanti i tiranidi, che effettivamente sono parecchi. Poi c'è da dire che Leviathan è stato e ha sancito il ritorno diciamo dei Terminator in praticamente proporzione alle armature primaris, quindi veramente è stata accolta con felicità diciamo e con gioia da parte dei fan. Ma qui infatti, per poter dare diciamo una scossa di nuovo al futuro di Warhammer, vedete che abbiamo praticamente una scatola che torna indietro nel passato. Ok, allora io adesso zoom un pochino questa scatola per farvela vedere, e come
potete vedere qui praticamente tutti gli Space Marine, praticamente tranne qualcosina del genere, hanno delle pose completamente nuove, quindi hanno fatto degli Space Marine completamente ex novo. Gli orchi sono eccezionali e ce ne sono veramente tanti, guardate, non stanno tutti nello schermo, quindi immaginate quanti sono gli orchi, e questo è quello che c'è all'interno della scatola. Come potete vedere, qui abbiamo 61 miniature Citadel nuove, con il capitano con lo scudo reliquia, il cappellano con reattori dorsali che è stupendo tra le altre, bibliotecario antico che sarebbe il portatore dello stendardo, 10 intercessor completamente nuovi tra le altre, quindi hanno praticamente tutta una serie di nuove pose e nuove teste, tra cui delle teste vintage veramente veramente belle che appunto ci portano un pochino indietro nella storia del Warhammer 40.000. 5 veterani dell'avanguardia con reattori dorsali, 3 sterminatori con requiem pesanti, ecco sono i 3 famosi che già sono presenti nella, diciamo, in GV da un po', e poi c'è un land speeder completamente nuovo, hanno rifatto anche il land speeder, questa volta anche questo un po' quasi in toni vintage, infatti è veramente è come se fosse minimal rispetto a quello precedente. Poi degli orchi abbiamo il capoguerra, il gran capo, il nob sbandieratore, il zega ossa, caccola infermiera, il tipo strano, i 20 ragazzi, sono 20, 10 Gretchen, fatti veramente bene, tra le altre li abbiamo visti anche su Warhammer Community, il Zemi cingolato, scusatemi, e poi c'è la macchina smitragliona di Granden Mech, che sono praticamente queste due macchine che vedete qui, ok? Sono due nuovi praticamente veicoli. Questa qui è l'ultima che vi ho letto, veramente grossetta anche da quello che ho capito, e poi c'è anche diciamo questo specie di carro che tra le altre penso che vada a sposarsi molto bene con Wasdaka Godsmack, che è uscito nel frattempo quando è uscito Armageddon del ritorno di Yarrick, quindi come vedete c'è materiale da guardare. Adesso ovviamente ci giriamo la scatola e ce la apriamo per cercare di capire che cosa hanno combinato con questo nuovo Warhammer 40.000. Allora, come sempre, quantità industriale di miniature, questa volta tra le altre che monterò subito il più velocemente possibile, perché vorrei proprio cominciare a dipingere gli eserciti, farvi degli how-to anche su, per esempio, il play, quindi how to play, le differenze, per esempio, diciamo le prime 10 differenze grosse del regolamento già ve le dirò nelle prossime puntate, quindi già comincerò un pochino ad aiutarvi con le regole, ma poi faremo proprio degli how to play e quindi ho bisogno di tavolo, scenario dipinto e miniature dipinte, no? Ovviamente qualcosa c'è già, ma ci tengo a cominciare con i Templari Neri, poi passeremo di nuovo agli Ultramarine, gli Spaceballs, abbiamo ovviamente i Necron, i Tirannidi, e i Tau e i Votan, quindi ce n'è, e ovviamente gli Orchi. Quindi c'è un bel po' di materiale da dipingere, abbiamo tanta roba da fare sui tutorial e quindi andiamo avanti. Questa ovviamente solita confezione di basette, poi abbiamo, ecco qui subito il primo sprue dei Space Marine, guardate subito vi faccio vedere questo, guardate lo stendardo dell'antico, devo dire sono rimasto un attimo, se avete sentito all'inizio, quasi zitto un secondo, perché mi ha colpito tantissimo la qualità, cioè è ancora, mi sembra, più definita del solito la plastica, ci sono questi particolari che sono veramente definiti tanto, sono rimasto veramente colpito. Tra le altre penso che siano, da quello che vedo, da montare senza la colla. Ovviamente io vi consiglierò sempre di utilizzare la colla. Se usate la colla, nel frattempo che vi parlo vi faccio vedere anche il cingolato, in questo caso degli orchi. Se usate la colla, ragazzi, in questo caso, siccome la colla fa sottovuoto quando voi la mettete all'interno e rischia di far espellere il braccio, per esempio se lo infilate nella spalla o viceversa, voi tagliate un pezzettino del perno e in questo modo il perno non andrà completamente in fondo alla miniatura e con la colla lo avrete saldato. È una piccola tecnica, un piccolo trick che vi dico subito che effettivamente funziona. Ecco qui che abbiamo invece, vedete, orchi
e dall'altra parte Space Marine, quindi addirittura uno sprue condiviso penso del capitano e del mega boss. Poi abbiamo questo proprio assolutamente riconoscibile che è il nuovo orco psionico, quindi ha praticamente le sue facoltà che andremo a capire come funzionano poi all'interno del regolamento. Qui abbiamo lo standardiere, guardate, degli orchi, che ha una posizione veramente bella. Scusate la telecamera, ma ho rimesso il macro, perché praticamente è storto rispetto alla posa dello standardiere stesso, e devo dire che funziona molto bene. Guardate che spettacolo che sono questi sprue, devo dire la verità ragazzi, c'è ancora più qualità del solito, mi sta lasciando veramente colpito. Adesso vado da sotto a sopra e vi faccio vedere un pochino tutti quanti questi sprue. Ecco gli Space Marine, vi do un po' di luce così li vedete. Devo dire la verità, una grande qualità, sul serio, so che l'ho detto 3 volte, però è la cosa che colpisce di più in questo momento. Non so se hanno di nuovo cambiato la plastica, ma c'è qualcosa che è ancora più fine del solito. Questo è ovviamente il nuovo Land Speeder, che come vi ho detto è un po' più minimal, ma partendo anche dai caschi, diciamo, degli Space Marine, che li vedete qua, sono praticamente molto più lisci, hanno meno particolari e sono un po' più, danno un po' questa idea di vintage, di più antico, perché giustamente nei particolari, crescendo la tecnologia anche della plastica, GV ha aumentato i particolari, ma avendo fatto appunto queste cose un po' più minimal, ricorda un pochino le miniature un po' più vintage del passato, e questo ovviamente per tutti i nuovi giocatori è un punto di partenza in più rispetto a quello che già hanno visto. Per i giocatori veterani credo che sia un bel regalo, perché molti apprezzeranno secondo me questi sprue rispetto a tanti altri. Ecco, qui ci sono gli orchi ragazzi, guardate che meraviglia, anche qua veramente pieni di particolari. Chiaramente questi sono kit addirittura da montare senza colla teoricamente, e quindi sicuramente più semplici da montare, ma anche meno semplici da modificare. Cambierete al massimo le teste e forse anche, quindi diciamo che in questo caso se dovete modificarli bisogna lavorare un pochino tra ovviamente i tagli, limature varie. Ovviamente qui, ecco, qui c'è per esempio la base del Speeder, sicuramente, anzi no, non è sicuramente, perché potrebbe essere anche dei veicoli degli orchi. Ed ecco qui il veicolo nuovo degli orchi con questo mega cannone, che praticamente è il nuovo cingolato assemblato. Voi sapete che gli orchi prendono tutto quello che trovano in sostanza per strada, lo assemblano insieme e ci fanno dei veicoli. Quindi a volte per esempio potete trasformare dei veicoli della Guardia Imperiale aggiungendoci delle patch come fanno loro di metallo, e in questo modo avete fatto un veicolo degli orchi che avete solo voi personalizzato. Ed ecco qui il, diciamo, succo del discorso Armageddon. Andiamo ad aprire. Io vedo che qua c'è proprio un box, il box sotto celava questi meravigliosi, guardate quanti sono, e come vedete ci sono gli Ultramarine, gli Angeli Sanguinari, ci sono gli Imperial Fist per esempio, ci sono le White Scars, e non ci sono per esempio i Templari Neri in questo momento, ma vabbè, troveremo il modo, non è un problema. E poi insomma ci sono varie fazioni, e poi orchi a volontà, come vedete veramente a volontà, poi numeri di tutti i tipi, avete veramente tutto quello che vi serve, un foglio molto grande, è grande come la mano, anche di più, quindi questo è un bel elemento. Poi andiamo a scoprire che cosa c'è il box al suo interno. Sicuramente ci sarà il regolamento, però quello che mi interessa capire con voi adesso, ovviamente ci sono i sigilli che ovviamente andiamo a rimuovere. Mi prendo il taglierino ed ecco qui. Allora, primo sigillo, secondo sigillo. Voilà. Penso non ce ne siano altri. Sapete che io sono un pochino esperto nel distruggere le scatole, quindi vorrei non distruggerla, quindi cerchiamo di capire. Ok, beh, questa è abbastanza semplice, dai.
Quando si apre dall'altra parte è nera, quindi qui in questo caso non si sono, diciamo, sprecati troppo nel fare varie art o cose del genere, no? Qui abbiamo il mazzo di carte del Capitulum Probavit, dopo ce le guardiamo, e qui abbiamo le carte Dominatus, dopo capiamo come funzionano. All'interno praticamente non troviamo niente, quindi il packaging è fatto solo per strutturare, diciamo, la scatola. Abbiamo le Operation Imperator per l'appunto, e questo è probabilmente il background, e dice in sostanza, vado a mettere a fuoco meglio, in questo momento buio siamo i portatori della luce dell'imperatore, con essa dobbiamo liberare questo mondo dalle bestie prima che spengano per sempre la fiamma della speranza. Quindi è proprio sicuramente uno Space Marine che sta comunicando agli altri o comunque a noi. Ed ecco qui il libretto di istruzioni. Notate che sulla pagina del libretto di istruzioni, vediamo se questo riesce un po' a piegare, ok, e notate che, dicevo, avete per la prima volta le immagini in 3D renderizzate che lo scultore ha fatto sicuramente. Tra le altre sotto c'è per esempio il cinese, quindi già vi fa capire che la GV sta puntando a un nuovo mercato che è ovviamente fiorente, che sta sfondando di brutto. Se andate effettivamente a vedere anche in borsa, GV sta, diciamo, martellando parecchio la Cina, e ovviamente qui strizza un po' l'occhio mettendo tutte le istruzioni anche per loro. Ed ecco qui che abbiamo ovviamente le istruzioni, tutte le miniature come vedete, ma soprattutto mi colpisce la copertina, sono state praticamente prese dal rendering dello scultore, diciamo, no? E poi ecco qui, io credo che questa sia la novità più bella in assoluto, le regole base che sono state fatte pocket, come vedete, e queste così potete già portarveli in giro. Vanno ovviamente a cambiare quelle che c'erano prima, quelle di Leviathan, ma non vanno a mettersi in mezzo al tomo, creando così una cosa molto complicata da portarsi in giro, no? E soprattutto non ve le devono vendere a parte, ci sono anche gratuitamente, se le volete ci sono da comprare a parte, ma qui dentro ve le hanno messe, cosa che normalmente negli scatoloni, nonostante il prezzo, non facevano. Tipo Leviathan mettevano tutto il tomo e se poi volevate il libretto, diciamo, a parte, lo dovevate comprare. Quindi grande GV anche in questo caso, devo dire la verità, finalmente comincia a dare segnali di attenzione particolare nei confronti della community. E vedo che per esempio ovviamente la grafica è fantastica, sono completamente nuove, e quindi andremo sicuramente a sfogliarlo bene questo e andremo a capire come funziona, ma è veramente interessante questo nuovo formato pocket che contiene solo le istruzioni. In poche parole, ci sono 88 pagine di istruzioni, sicuramente non servono tutte subito per giocare, quindi state tranquilli. Molto interessante perché veramente in questo modo capite cos'è il gioco rispetto al background. E andiamo avanti a vedere che cosa c'è all'interno. Qui ci sono le carte e vedete che da una parte troviamo gli Space Marine, dall'altra troviamo gli orchi, quindi vuol dire che qui ci sono entrambe le carte, ok? E vedete che abbiamo orchi e Space Marine con ovviamente i loro simboli, e dall'altra parte ecco qui che abbiamo, diciamo, le carte che vi serviranno con tutte quante le statistiche del caso. Quindi avete tutti quanti gli Space Marine e poi tutti quanti gli orchi, ok? Quindi queste sono le carte che poi vi servono per giocare. Ovviamente queste per esempio potete tenerle a mente anche nella nuova app. Da mercoledì 17, quindi domani rispetto a quando vedete questa puntata, vi permetteranno di scaricare l'app e in questo caso appunto di poter usufruire delle regole gratuitamente e dell'app con la possibilità di costruire l'esercito, e all'interno avete tutte le statistiche come se aveste le carte, ok? Abbasso un attimino questo perché volevo quindi guardare, diciamo, il background e come lo hanno, ok, come lo hanno
pensato. Ed ecco qui che aprendo vediamo subito praticamente una mappa di Armageddon senza però nessun tipo di riferimento, un intro ovviamente con contenuto, e da qui beccatevi l'immagine. Formicaio tartaro, quindi qui ecco per esempio per Gazkul Traka l'ora del trionfo si avvicina, i colossi imperversano per i quartieri industriali del formicaio tartaro e annientando le colonne blindate con salve di fuoco e disseminando le strade di bande ululanti di orchi. Tuttavia i difensori umani continuano a combattere perché non c'è via di fuga e l'alieno non concede pietà, quindi di fatto sono costretti ormai a combattere per non morire o morire combattendo. Non c'è più modo di scappare, diciamo, da Armageddon se non fare fuori tutto, ma è un mondo formicaio, quindi ovviamente l'Imperium non è che fa un exterminatus in 3 secondi, non distrugge i pianeti schiacciando il bottone come se fosse niente. Qualche volta forse l'ha fatto, ma diciamo che è un altro argomento, però in questo caso cerca di mantenere il mondo formicaio e di capire se riesce a contenere questa enorme veramente ondata aliena. Ok, allora vediamo se riesco a darvi un po' di zoom nell'inquadratura così che vedete praticamente un po' di più le pagine, perché meritano. Molte foto nuove, ecco qui il background, e questo adesso è veramente solo il background, quindi rispetto a prima non avete confusione con le regole in mezzo e quant'altro, perché questo è proprio il background. Adesso stavo guardando qua perché sembrava che ci fosse la classica mappa e infatti eccola qui, bravissimi, che guarda, GV queste cose qua le fa veramente bene. Allora da questa parte praticamente avete il sistema e da questa parte avete il mondo in guerra, ed è spiegato praticamente con i dispiegamenti imperiali e degli orchi, quindi come si sta svolgendo la situazione. Poi andando avanti qui c'è un'altra mappa da quest'altra parte, quindi si va ad estendere quella di prima e vedete, attenzione qua, spacco tutto, eccolo qui, e vedete che in questo modo vi fa vedere la parte centrale e nei due lati c'è spiegato praticamente tutto il teatro di Vulcanus, ok? E quindi insomma ecco qui che abbiamo cercato di comprendere, diciamo, questo nuovo poster, perché ormai siamo abituati nei nuovi manuali a vederli, ed ecco qui che poi abbiamo gli angeli della morte. Ovviamente qui sono dipinti di rosso, quindi qui vedete i Blood Angels, ok? Però sicuramente non ci sono solo i Blood Angels, infatti ecco subito i Crimson, i Salamanders, gli Ultramarine, i Black Templar, vedete qua ci sono poi all'interno i White Scars, quindi qui effettivamente in tutti i punti di Armageddon ci sono impiegati più capitoli di Space Marine, quindi immaginate la grandezza del conflitto e quanto importante è per l'Imperium vincere o contenere, diciamo, questo problema, no? Perché effettivamente, ecco qui nel frattempo gli orchi, e anche qui vari clan degli orchi, che ovviamente sono sempre più grossi. Poi c'è per esempio quello di Wazdaka, Godsmack, che è quello che vi ho fatto vedere nelle scorsi unboxing, che va sulla moto, diciamo nuova, quando è uscito Armageddon di Yarrick e il suo ritorno. C'è Yarrick appunto con la guardia imperiale, e c'è per esempio Gazkul appunto, che è un'altra cosa ancora, e quindi insomma diciamo che Armageddon riapre uno scenario che era stato un po' tralasciato per via di Indomitus, del ritorno di Gilliman e dopo di Leviathan, quindi dell'arrivo dei Tirannidi, ed è ora che andiamo a rizoomare, diciamo, la situazione su Armageddon per capire come sta andando anche lì, ma ormai è chiaro che Gilliman sta guidando praticamente un'offensiva immane da parte dell'umanità in tutti quanti i settori dell'universo attualmente, diciamo, conquistato e conosciuto dagli umani, no? Il formicaio Vulcanus, eccolo qui, quello di cui si parlava prima, ecco una splendida immagine di 2 Ultramarine con una Thunderhawk, anzi 2 Thunderhawk e un Land Raider sotto pronto a essere sganciato. Formicaio Tempesta, o anzi Tempestora, scusatemi, e qui abbiamo praticamente un'immagine vista dall'alto e come vedete possiamo vedere in sostanza i Krieg, anche se potremmo dire che è la Legione d'Acciaio, ma vedo che GV ha un po' messo insieme le cose, no? Quindi poi tenteremo di capire questa cosa qua, magari
farò una puntata per capire meglio il background e come hanno praticamente risolto questa cosa delle miniature. E qui si va avanti con praticamente il background, quindi c'è il formicaio palude della morte, come vedete ci sono più, ecco, le piane di Antrand. Adesso vedrò anche dove di fatto è ambientato il tavolo che ho fatto io, perché in sostanza diciamo che è abbastanza, lo sto facendo quasi tutto piuttosto industriale, quindi poi cercheremo di capire. La giungla equatoriale, questa mi interessa davvero tanto perché voglio fare tutta una parte di Guardia Imperiale giungla, compresi i diavoli cataciani. Il formicaio Infernus, qui potremmo essere per esempio sul tavolo, e anche sul formicaio Avernum, quindi i settori del formicaio dove si producono. Ed ecco qui per esempio Acheronte, un altro formicaio con i Krieg, quindi ce n'è veramente per tutti. E guardate, nel frattempo, non so se vi rendete conto di quanto sto sfogliando, quanto è grande il nuovo praticamente libro del background. Ci sono più di 100 pagine di background. Ed ecco qui che guardate quanto materiale c'è, pazzesco. La penisola, le distese del fuoco, bellissimo, è veramente enorme. E poi tra le altre, guardate, ci sono anche tutta una serie di nuovi Space Marine che sono sottocapitoli. Qui c'è qualcosina appena incollato. Ecco il conflitto eterno di Armageddon, perché è eterno veramente, e si andrà a capire come, da quanto è scoppiato e perché non riesce a finire. Millennio oscuro, e quindi qui praticamente si va a parlare un pochino dell'Imperium dell'uomo. Quindi qui, soprattutto per i nuovi giocatori, c'è sempre il background che spiega proprio Warhammer 40.000 e come funziona tutto l'impero tra le stelle, no? Come vi dicevo prima, che adesso Guilliman sta cercando di riconquistare per la gloria dell'imperatore dell'umanità, no? E poi c'è il caos, il warp, quindi andiamo a capire come si è formato il warp e anche gli dei del caos, come sono emersi intorno per esempio al 15.000, una cosa del genere. Devo andare a rivedere bene. E vedete poi che ci sono ovviamente i capitoli, diciamo, principali. Già qui siamo con le grafiche sul 40.000, ma ovviamente credo che ci sarà un accenno anche al 30.000 e all'eresia di Horus, che comunque è da un'altra parte, quindi non è strettamente necessario trattarla tantissimo qui. Vedete che sono già a pagina 113, l'ultima è la 114, e tra le altre ci sono in ultima praticamente anche Blackheart con Huron, che avete visto qui sul canale, con i Red Corsairs, che andremo a dipingere e li metteremo contro gli Space Marine, quindi sarà una battaglia fratricida come sempre, molto importante. Ragazzi, allora è tutto per il momento, anzi vi farei vedere in ultima come funzionano le carte. Qui avete, vedete, il libricino con, in sostanza vi spiegano come funziona, e poi avete guardate che bellino come l'hanno fatto bene, segnalini, e poi ovviamente una tempesta di nuove carte che servono praticamente per iniziare la partita. E queste sono le carte del Capitulum Approbavit, perché adesso hanno fatto in modo di bilanciare in sostanza gli obiettivi. Tra le altre saranno gli scenari, quindi per chi non dovesse avere scenari si possono comprare a parte, costano anche poco, sono cartonati e quindi sono delle sagome in sostanza. Per chi come me invece li dipinge userà quelli, e gli edifici diventano in sostanza gli obiettivi, quindi non ci saranno più gli obiettivi tondi, ma ci saranno gli obiettivi scenario direttamente. Questo ovviamente fa sì che il tavolo da gioco rimanga un po' meno, diciamo, aggeggiato con cose tonde, dadi, cose del genere, ma ci sarà più scenario diorama, diciamo. E poi, adesso scusatemi, levo questo un secondo e vi faccio vedere, abbiamo i Dominatus, che è un altro praticamente genere di carte, e queste rispetto alle altre sempre il libricino che ovviamente vi spiega a che cosa servono, quindi sono mazzo scopi conseguiti, poi ci sono mazzo di briefing, mazzo luoghi e mazzo migliorie, e quindi anche qui abbiamo praticamente strategie, e vedete che
è veramente gigantesco. Da un lato praticamente avete una cosa, dal lato l'altra, quindi è veramente gigantesco da esplorare tutto. Li andremo a vedere in una puntata a parte dove vi spiegherò come si utilizzano ai propri fini del gioco. Quindi adesso per l'unboxing mi limito a questo, ma poi farò delle puntate dedicate proprio per farvi vedere tutto il nuovo funzionamento di Warhammer 11ª edizione, a cui diamo un grande benvenuto. Sono felicissimo di questa scatola e di Armageddon. Vi ricordo che nel link sotto avete il negozio di Ars Manufactoria, potete entrare dentro il link e avere lo sconto. La scatola da 240 viene 180, quindi insomma sono 60 euro di differenza che fanno, quindi se volete sapete dove andare. Vi ringrazio tantissimo, recap. Questo 40k ci sta tutto, sono veramente felice soprattutto per certi particolari come i caschi stavo per dire Ultramarine, ma degli Space Marine, che hanno una conformazione un po' più vintage, un po' più vecchia, va a riprendere un determinato stile che c'era negli anni 80-90. Mi piace veramente tanto. Poi io sono un fan di Yarrick, quindi anche lì c'è tanta roba, c'è Gazkul di mezzo, veramente una gran scatola secondo me questa. Ricordatevi che per esempio sul sito di Ars Manufactoria la prendete a 180 euro e non a 240, direi che non è male come differenza di prezzo. È uno scatolone che sicuramente merita se siete in due, per cominciare 2 eserciti, o se siete dei collezionisti ovviamente. Altrimenti sapete che il regolamento è già gratuito online. Avete anche l'app per esempio che verrà aggiornata domani rispetto a quando voi guardate la puntata, quindi il 17 mercoledì. Quindi insomma, in realtà GW sta dando tutti gli strumenti per adattarsi al nuovo regolamento con quello che già avete. Sono usciti, ho visto anche le nuove armate, i nuovi set d'armata, quindi potete anche prendere la vostra armata nuova che vi piace di più, oppure implementare quella che avete già senza dover prendere questa scatola. Certo, se vi piacciono gli Space Marine, qui sono tutti completamente ex novo, tranne forse i 3 che sparano grossi, come abbiamo detto prima, e poi ci sono gli orchi che sono veramente belli. Quindi insomma, sta a voi ragazzi. Io vi ringrazio tantissimo per questa compagnia anche oggi, sono felicissimo che siamo arrivati a 16.000 follower, quindi il canale cresce sempre ed è una gran figata ed è sempre solo merito vostro. Grazie davvero, ciao.